Ciao amici WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Siamo a bordo della Renault Clio, la nuova Renault Clio, e oggi vi faccio vedere il nuovo sistema infotainment EasyLink. Prima però vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per notifiche, seguirci anche sui nostri canali social Facebook e Instagram, ma soprattutto di andare a vedere, se volete informarvi su tutte le nuove uscite del mondo automobilistico, su www.wedrive.tv. Allora, accendo la macchina per evitare che mi vada in stop per la modalità, insomma, di risparmio della batteria. Cominciamo subito da questo nuovo sistema, il sistema EasyLink. Lo trovo molto più facile da utilizzare, molto più fluido rispetto all'AirLink, anche se il sistema, diciamo, verticale mi piace perché mi ricorda molto lo smartphone, come mi ricorda molto lo smartphone la pagina iniziale delle applicazioni. Allora, come vedete abbiamo una serie di applicazioni qua, navigazione, radio, musica, telefono, app e così via. Partiamo dalla navigazione. Navigazione ha appunto, come vedete, diverse modalità. Questa è la modalità, diciamo, ortografica, quindi insomma zenitale. Poi abbiamo il menu, quindi con trova un indirizzo, destinazioni recenti. Per esempio andiamo su trova un indirizzo, vado a inserire il solito indirizzo, quindi abbastanza fluida anche la tastiera. Poi c'è un'altra modalità di navigazione che è quella in 3D. Ora qua non lo vedete, ma ci sono dei palazzi in 3D, infatti se vi vado a spostare, vedete? Troviamo dei palazzi, quelli magari un po' più datati, tutti in 3D. Molto particolare come sistema, interessante. Qua c'è il tasto per lo zoom che è un po' lentino, però in realtà nella fase di zoom è abbastanza fluido. Qua invece poi troviamo i PD vicini, quindi i punti di interesse vicini, o si possono salvare in preferenze. Vediamo punti di interesse, ecco, vediamo, in questo caso abbiamo le stazioni di servizio, comunque si possono anche andare a modificare. Torniamo al menu radio. Ecco, questa è la radio, quindi abbiamo questa grafica abbastanza accattivante in cui possiamo andare a scegliere manualmente le varie stazioni, vedete, cambiare di stazione manualmente, oppure troviamo una lista di stazioni, vedete, eccolo qua, oppure dei preset, quindi dei preferiti, insomma, che si possono andare a impostare, andare qua sopra. Poi si possono andare a impostare tutte le varie le impostazioni del suono, per esempio, quindi i soliti fader, i bassi, gli alti e così via. Poi possiamo andare a impostare anche per sé la radio, quindi in base per esempio alla regione, in base anche attivare le informazioni sul traffico. Poi abbiamo ambiente, quindi può modificare la modalità di equalizzazione dell'audio, live, club, lounge, naturale, meglio naturale, insomma, per evitare cose strane. Poi parliamo di musica. Ovviamente l'auto è collegata tramite due porte USB, tramite un cavo AUX oppure tramite Bluetooth. Io adesso per esempio ce l'ho attaccata tramite Bluetooth. Questa è l'interfaccia, si può andare avanti, per esempio. Poi qui troviamo sempre le altre impostazioni del suono dell'ambiente e fonte audio Bluetooth, quindi mi permette di cambiare la fonte del Bluetooth, ma poi ci torneremo a breve. In più, tornando sempre qua, abbiamo impostazioni suono, l'abbiamo già visto prima, però mi permette di fare altre impostazioni, per esempio la guida vocale, oppure per esempio la suoneria del telefono, impostare i vari volumi, e poi altro, andare a impostare tutte le varie modalità sempre audio, per esempio il volume del suono dell'indicatore di svolta, della freccia. Poi per esempio torniamo sul menu, andiamo al telefono. Questa è la lista di tutti i miei contatti, delle mie chiamate recenti, anzi, andiamo su contatti, tutti i miei numeri, sulla rubrica. Un po' scattosi, ma in realtà sono tanti i numeri che ho, quindi ci sta, insomma, che ci sia un po' di scatti. Poi la composizione del numero, quindi vado a comporre il numero, SMS, e poi sempre questi tre tasti che mi permette di cambiare le impostazioni. Vedete? Tutte le varie impostazioni che posso andare a modificare, tipo l'ordine del nome e cognome della lista, e così via. Magari facciamo una chiamata di prova, chiamo Carlo. Questa è l'interfaccia, chiudere, stoppare. Questo invece è un tasto che mi permette di passare la telefonata
dall'audio, ecco infatti sentite, non so se si sente, dall'audio della macchina all'audio del telefono, quindi molto molto interessante. Torniamo alla schermata delle impostazioni, app, insomma ci sono diverse applicazioni che si possono scaricare qui per questo EasyLink, foto, video, vediamo se c'è qualcosina, no, nulla. Ovviamente questo dispositivo è anche connesso tramite Apple CarPlay e Android Auto. Per esempio, ora ho cliccato su veicolo, possiamo andare a impostare o a verificare i parametri, in questo caso di consumi, il punteggio 56 su 100, distanza senza consumi 12 km, quindi a folle, così via, tutte le varie impostazioni. Qua ci sono sempre altre impostazioni di questo che andiamo a fare, in questo caso del Driving Eco, la pressione dei pneumatici, è un sistema attivo, vediamo. Ok, qua mi permette di inizializzare il sistema, non lo faccio. Sistema, posso fare, ecco, l'aggiornamento software, l'aggiornamento delle mappe e così via. Per esempio andiamo a cliccare su aggiornamento software, verifica aggiornamenti, l'auto è connessa, infatti vi farò vedere adesso, permette di essere connessi a internet tramite questo tasto e adesso vedremo. Vabbè, smettiamo di cercare aggiornamenti, clicco questo tasto, vedete condivisione dati, stato rete, servizio connettività. La rete è online, tipo di rete 4G e posso andare a condividere o a disattivare la... un attimo, ok, ecco, questa è la condivisione dei dati, insomma una specie di hotspot che fa la vettura. La andiamo a riattivare. Poi ci sono altre, tipo le altre impostazioni. Qua va bene ragazzi, ce ne sono tantissime di impostazioni. Parliamo dell'impostazione del sistema, quindi posso impostare il suono, l'abbiamo già visto anche prima, il display, per esempio la luminosità, vedete che si abbassa. Poi tutte le impostazioni del sistema del veicolo possono essere anche visualizzate singolarmente andando a cliccare questo tastino con i tre pallini, come vi ho fatto vedere poco fa. Veicolo, quindi possiamo andare a configurare l'auto, per esempio bloccaggio automatico delle porte, modalità silenziosa, così via. Guida, il volume e suono dell'indicatore di svolta, luce e tergicristallo, poi la musica di benvenuto, anche le luci all'interno dell'abitacolo. Poi c'è assistenza parcheggio, dove posso andarmi a impostare tutti i vari sensori, ambiente, anteriore e posteriore, scusatemi, il suono, il volume, il tipo, così via. Poi per esempio la videocamera, ora è attivata. La videocamera è una cosa un po' troppo nerd forse per chi è appassionato di videocamera, in quanto si può andare a impostare la luminosità, anche la saturazione, quindi bianco e nero o a colori, e il contrasto. Non ne capisco il senso. Oddio, forse permette di visualizzare meglio, però voglio dire è molto molto relativo. E qua mi permette poi di vedere o disattivare le curve, che ora vedete si muovono. Questo qua mi dà la traiettoria sempre dell'auto e in più anche le varie tacche di distanza. Quindi suggerimenti, notifiche, vabbè, mi permette di vedere le notifiche dell'auto, ma insomma molto molto relativo come impostazione. Poi quindi la vista principale è questa, quella più consigliata, in cui troviamo in alto la navigazione, in basso a sinistra il Bluetooth, comunque in generale i media, e a destra il telefono. Ora, come vedete ci sono tre pallini, infatti facendo così posso andare a modificare gli assistenti alla guida, MySense e questo il meteo. Vado avanti, possiamo aggiungere dei widget. Parliamo di assistenti alla guida, vado a cliccare, mi compare la schermata e posso andare ad attivare o disattivare ogni singolo assistente. Per esempio frenata attiva, clicco, lo vado a disattivare, angolo cieco, lo disattivo, o in questa maniera lo posso attivare. Per esempio questo è il mantenitore di corsia, quindi che ti avverte, ti vibra il volante quando stai per attraversare, stai per uscire dalla corsia. Parliamo di MySense, che tra l'altro c'è un tastino qui per andare a richiamarlo, è ciò che Renault chiama come per impostare la vettura. Allora partiamo dal sistema Eco. Sistema Eco, guardate anche questo bel paesaggio, configura modalità attuale. Allora, cosa si può configurare? Propulsione Eco, sterzo comfort, quindi non è rigido ma bello confortevole, quadro strumenti Eco, l'avete vista l'immagine. Poi clima e luci, andiamo su clima, è impostato su Eco, però possiamo anche impostarlo su regular o di nuovo su Eco, quindi in base vedete al flusso e alla potenza del flusso. Poi si possono impostare le luci, dovrebbero essere impostati su verde, anzi su blu, su Eco, ma io lo imposto sul verde perché Eco è verde, quindi lo impostiamo sul verde. Poi andiamo su Sport,
ecco, una bellissima foto dell'auto in pista. Configuriamo propulsione sport, sterzo sport, quattro strumenti sport, clima regular. Le luci dovrebbero essere rosse? No, sono sempre blu, ma io le metto rosse perché lo sport è il rosso. Poi andiamo su, anche se Renault è giallo, però MySense, possiamo andare a configurare al 100% la vettura, vedete? Possiamo andare a impostare per esempio lo sterzo. Io lo voglio lo sterzo comfort, voglio uno sterzo sport, quindi un po' più rigido, vedete, è molto più rigido, si sente anche. Oppure posso andare a impostare il clima come lo voglio, eco o regular. Peccato che non si possa andare a impostare la propulsione diventa regular, però magari è per chi vuole una propulsione normale, però magari il clima più potente, ma lo sterzo lo vuole in sport, per esempio. Quindi io avrei fatto anche un'impostazione anche del motore. E niente, vediamo, vi faccio vedere un attimo una cosa. Qua ci sono altre impostazioni, la configurazione delle modalità attuale. Non capisco sinceramente perché alla fine è già importato qui, hanno fatto un mirroring dei tasti. Poi per esempio, ecco, qua si può cambiare velocemente le impostazioni. MySense, Eco e così via. Poi qua ci sono semplicemente i tasti per il volume. Ora, mentre io clicco qui, cambia qualcosa anche davanti a me. Allora, sul volante troviamo a sinistra i tasti per regolare il cruise control, il limitatore, a destra invece troviamo i pulsanti per andare a configurare e sistemare questo sistema infotainment. Allora, vi faccio un po' capire come funziona. Questi sono i tasti per la chiamata e per il sistema di chiamata vocale. Dire o selezionare un comando. Esattamente, quindi andiamo ad annullarlo. Annulla riconoscimento vocale. Okay. Mentre per esempio troviamo questi tasti, questo tasto qui che sono per le schede. Vedete, adesso è selezionata questa scheda di sinistra. Clicco di nuovo e mi si sposta sulla scheda di destra. Clicco di nuovo e mi apre il messaggio qua in basso. Quindi riclicco, poi con le frecce posso andare a impostare, vedete, a selezionare le varie opzioni. Quindi per esempio sono i consumi, sempre i consumi. Questi dovrebbero essere i pneumatici, penso, o la pressione, non sono sicuro sinceramente. Poi qua i media, quindi media navigatore, la bussola e così via. L'altro invece sono i vari messaggi che possono, la pressione per esempio delle gomme, insomma sono più messaggi tecnici, ecco. Alla fine poi è molto semplice come layout, ve lo zoom un po'. Quindi abbiamo, dicevo, queste cose qui che già vi ho fatto vedere, più in basso a sinistra troviamo i chilometri fatti, quindi siamo anche la modalità in cui siamo, quindi eco, e a destra l'autonomia. Poi in alto è qui, come vedete possiamo anche vedere le varie impostazioni del cambio, P, R, N, D. Se io vado invece a cambiare il MySense, lo sto facendo adesso dal sistema infotainment, ora vedete che siamo in verde, quindi eco, vado in sport. Vedete come cambia? Mi esce un contagiri bello grande, la pressione qua dei cavalli, in newton metro, poi la modalità sport e a destra rimane uguale. MySense con le varie impostazioni mi esce una cosa un po' più comfort, un po' insomma un ibrido in realtà, perché vedete c'è il tachimetro qui, sia in digitale, diciamo quello scritto qui, sia chiamiamolo analogico. Poi a sinistra ci sono altre impostazioni, ovviamente, che possono essere cambiate, vedete? Possono essere cambiate, mentre a destra troviamo sempre le solite varie funzioni che vi ho detto anche prima. Vi ricordo quindi di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per notifiche. Se volete seguirci sui nostri canali social Facebook e Instagram, e se volete informarvi sulle novità del mondo automobilistico, vi invito a dare uno sguardo sul nostro nuovo sito www.wedrive.tv.